Ma come diavolo farà questa app ogni volta che io ricarico a pagarmi, a darmi dei soldi senza voler niente in cambio? Cioè io ricarico la mia Tesla e anche se non spendo un euro attraverso questa app ricevo un cashback su ciò che ho ricaricato. È impossibile, da qualche parte devono arrivare questi soldi. O no? Ok, analizziamo bene la questione, ma prima vi parlo di EV-Earn, per chi ancora non la conoscesse. Se avete una Tesla, oggi potete risparmiare ogni volta che fate una ricarica. Esiste infatti un'applicazione che ogni volta che ricarichiate per ogni kilowattora vi dà in cambio del denaro, che potete spendere come volete. Al momento lo scambio vale circa 7 centesimi al kilowattora. L'app la trovate a questo QR code o al link in descrizione e ci ho fatto un video dedicato 2 settimane fa. L'installazione non è complicata, aprite il link o il QR code, fate login, vi autenticate e siete dentro. A questo punto collegate l'app con la Tesla tramite le API ufficiali della casa, date i permessi e da questo momento ogni volta che aprite la web app troverete l'ultima ricarica effettuata. Una volta fatto il claim, il cashback verrà accreditato sul vostro portafoglio virtuale. Accumulando il cashback poi potrete andare a spenderlo come più preferite, ad esempio con una carta di credito. Io lo uso da circa 2 mesi e così anche altri miei beta tester amici. Dopo il video dove vi spiegavo come si utilizza, si sono iscritte più di 1000 persone in Italia e la stanno usando tutti i giorni. Pistacchio è buono, eh? La cosa bella è che funziona, ma come diavolo fa l'azienda a pagarci questo cashback? Da dove arrivano i soldi? Nessuno dà niente per niente. Bene, in questo video, che sarà diviso in capitoli, vi spiego il modello di business che c'è dietro, risponderò a tante, spero tutte, le domande che ho ricevuto in questi giorni su questo argomento. Giusto per chiarezza, io non sono un consulente finanziario. Questo video ha solo scopo informativo, si parla di cripto, è vero, ma non di investimento, quindi fate sempre le vostre ricerche prima di investire in progetti vari. State tranquilli che oggi non vi proporrò alcun tipo di investimento, ma appunto, come detto, cercherò di fare chiarezza su questo metodo abbastanza rivoluzionario e complicato da capire, anche se poi veramente facile da utilizzare. Partiamo col dire che nessuno regala niente. È assodato, giusto? È vero? Sì, oggi nessuno ti regala niente e neanche chi c'è dietro quest'app ti regala qualcosa per niente. Nel Web 2 diciamo che un cashback di questo tipo era legato alla pubblicità o a spingerti ad usare un certo servizio di ricarica, eccetera. Ma dato che EV-Earn non guadagna con la pubblicità, uno si preoccupa. Perché siamo forse noi? Con i nostri dati personali o con i dati della nostra auto che andiamo a riempire un database che poi l'azienda andrà a vendere al miglior offerente? Diciamo che questa è stata la mia prima preoccupazione in assoluto. Io parlo con gli sviluppatori di quest'app da novembre del 2024 e in questi mesi ho potuto testarla e capire meglio il funzionamento ed anche il suo modello di business. Vorrei farvela un po' più breve, ma non credo che sia possibile. Comunque cercherò di spiegarlo con parole mie e semplici e mi rendo conto che siamo abituati a pensare che se una cosa è difficile da spiegare vuol dire che c'è dietro l'inghippo e che è anche difficile da utilizzare, ma non è proprio così, in questo caso almeno. La blockchain su cui si basa tutto il sistema, utilizzato da questa app, ma utilizzato anche da tutte le altre applicazioni sviluppate su questo modello di business, si chiama VeChain. Questa blockchain supporta diversi token, che sono poi delle monete virtuali. Ci sono i VET, che è la moneta nativa, rappresenta il valore della catena. Ci sono poi i Bether, che è la moneta che viene transata per i rewards degli utenti, nel nostro caso è la moneta che ci viene data quando facciamo le ricariche. Ci sono poi i Vote 3, che è la moneta che viene utilizzata per la governance di VBetter DAO, che è l'app store delle applicazioni che vi premiano per il vostro fare green. I Vote 3 servono quindi per votare la vostra app preferita. Ci sono poi i VTHO, che sono una moneta con cui vengono pagate le gas fee. Nel caso di EV-Earn, le gas fee sono pagate interamente da EV-Earn. Ma andiamo con ordine e non spaventatevi, dopo aver visto tutto questo video integralmente capirete tutto, perché tutti i tasselli si incroceranno perfettamente. Paybetter non serve che ve lo spieghi perché è veramente facile da capire, è la moneta che viene assegnata agli utenti che fanno cose green. Prima però vi ho parlato di votazione e della moneta Vote 3. Per spiegarvi cos'è, devo spiegarvi prima chi è VeChain e poi vi spiego l'utilità di votare la vostra app preferita. VeChain è una fondazione che è operativa da 7 anni, hanno diversi dipendenti, più di 150 al momento, e anche diverse sedi aziendali. EV-Earn è invece un'app che è di proprietà della fondazione.
La VeChain Foundation ha creato l'ecosistema vBetter con l'intenzione di dare un riconoscimento agli utenti per le azioni green che mettono in pratica. Diversi sviluppatori hanno programmato quindi diverse app che premiano gli utenti che fanno azioni green, registrando l'adozione sostenibile su blockchain, dimostrando quindi che quell'azione è reale. Nel caso di Vyern, l'energia che immettiamo in auto viene calcolata come CO2 risparmiata al pianeta. Ma non solo, c'è un'app che vi premia se bevete il caffè o il tè in una tazza riutilizzabile, piuttosto che in una di plastica. Ce n'è una invece che vi premia se camminate tanto, ce n'è una che vi premia se raccogliete la cacca del cane, una invece vi premia quando comprate cose bio, e ce n'è una che vi premia quando caricate la vostra auto elettrica, il Vyern appunto. Ecco, questi sono solo alcuni esempi pratici. Di app di questo genere ne esistono svariate decine. Questo è l'ecosistema vBetter. Questo ecosistema, che si regge sulla blockchain di VeChain, ha un sistema che regola la distribuzione dei better per le app. I better poi vengono assegnati in base alle votazioni degli utenti, che vengono conteggiate durante ogni turno, che avviene di lunedì in lunedì. Vi faccio un esempio. Lunedì scorso i better che erano assegnati a Vyern erano 33.000. Se gli utenti votano per i Vyern, la prossima settimana questi better potrebbero essere di più o di meno. Dipende chiaramente dalla votazione. Più better vengono assegnati all'applicazione, più l'applicazione può elargirne agli utenti. Nella normalità, ossia quando un'app è consolidata con una grande parte di utenti votanti e utenti contenti, una percentuale di questi better assegnati all'app se li possono trattenere gli sviluppatori, così da pagarsi le spese. Nel caso di Vyern la cosa è leggermente diversa perché è direttamente sviluppata dalla fondazione VeChain, quindi la percentuale per gli sviluppatori è 0, perché sono loro direttamente a pagare gli stipendi agli sviluppatori. Non avrebbe senso emettere i better da una parte e poi riprenderseli dall'altra, perché sono sempre loro. Se però io oggi decidessi di sviluppare un'app, Matteo Valenza, su questa blockchain, potrei farlo e potrei decidere di tenermi qualche better per pagarmi le spese. Come detto prima, Vyern però non lo fa. Immagino quindi abbiate capito quanto è importante la votazione in questo ecosistema, perché se non votiamo tutta la community di Vyern ne risente e quindi il rapporto tra il kilowattora ricaricato e il better che vi viene assegnato diminuisce. Dato che tutte le transazioni su blockchain sono completamente trasparenti, vi faccio vedere una cosa. Ecco, a questa pagina potete osservare tutte le transazioni degli utenti di Vyern e potete vedere in tempo reale tutti gli spostamenti dei better. Piccola parentesi di cosa è successo la settimana scorsa a causa o grazie al mio video. Tantissimi nuovi utenti hanno scoperto l'app ed hanno cominciato ad utilizzarla, ma non hanno avuto modo di votare, perché per votare ci vogliono minimo 3 azioni sostenibili, nel nostro caso 3 ricariche complete, ed il voto è valido dopo una settimana per evitare appunto bot o l'utilizzo di account falsi. Il risultato è stato che il rapporto tra kilowattora e l'assegnazione dei better agli utenti si è abbassato. Gli sviluppatori hanno comunque aggiunto dei better di tasca loro per far tornare la situazione normale. Stiamo parlando di circa 573% di better in più, quindi vuol dire che un po' ci tengono, ecco. In ogni caso, come detto, tutto quello che viene transato su blockchain è completamente trasparente. Ok, forse ci siamo, ora posso spiegarvi meglio come fa l'azienda a guadagnarci, perché effettivamente ancora non ve l'ho spiegato. VeChain non guadagna direttamente, lo avete capito, non guadagna dai vostri dati, ma il valore della sua blockchain cresce grazie al suo utilizzo. Più persone usano applicazioni presenti nel vBetter DAO, come ad esempio i Vyern, più transazioni avvengono sulla rete. Ogni transazione consuma gas, il VTHO, generando domanda per i token che sono legati alla rete, i VET e appunto i VTHO. In pratica più azioni sostenibili uguale più transazioni uguale più valore per l'intero ecosistema. vBetter DAO è quindi una macchina di transazioni che incentiva comportamenti sostenibili, dando loro anche un valore economico visibile, come risparmi in CO2. Questo alimenta l'adozione e rafforza il valore della blockchain di VeChain nel mondo reale. Oltretutto i bilanci e la situazione finanziaria di VeChain sono pubblici e quindi potete tranquillamente andare a vederli perché è tutto trasparente. Ad oggi detiene diversi miliardi di dollari in asset. Ma se Vyern scoppiasse, si rubano tutti i better che ho guadagnato? Questa è una domanda molto intelligente perché infatti non vi ho ancora spiegato cos'è una blockchain e come funziona.
Una volta che viene fatto il claim della ricarica, i better vengono assegnati al vostro portafoglio e una volta assegnati solo voi potrete accedervi, esattamente come un qualsiasi altro portafoglio di cripto. I vostri better non sono su Earn, ma sono sulla blockchain. Un consiglio spassionato? Usatene una parte anche piccola per votare e poi spostate gli altri e usateli per pagarvi una cena o un gelato, o ancora meglio utilizzateli per pagare un'altra ricarica, così da massimizzare il risparmio. E se cadesse la blockchain? Beh, tutto può accadere, ma la blockchain ha un valore intrinseco di sicurezza e oltretutto VeChain è MiCAR compliant. È disponibile infatti un documento dove si spiega come è governata, il cosiddetto white paper. Io me lo sono letto e l'ho fatto anche analizzare all'intelligenza artificiale. Dal white paper si evince che VeChain è un progetto ben strutturato, attivo come detto da 7 anni, con partnership e una blockchain già funzionante e attiva. Pensate che in 7 anni hanno avuto zero downtime con tante applicazioni pratiche. Ma tuttavia, come per ogni progetto, non c'è mai una garanzia assoluta. VeChain Tor, che è poi il nome della blockchain vero e proprio, è pubblica ed è decentralizzata ed ha 101 nodi di autorità. È adatta ad applicazioni aziendali ed è già utilizzata in ambiti concreti. Cosa vuol dire però decentralizzata? Beh, questi 101 nodi sono sparsi per il mondo e in location che non sono pubbliche e non è possibile quindi andare a bloccare il servizio perché bisognerebbe hackerarne contemporaneamente più di 50. Oltretutto è sempre sotto audit effettuato da aziende terze. Il codice dei contratti è stato revisionato dal team di Slowmist senza trovare vulnerabilità critiche e oltretutto collaborano anche con Boston Consulting Group, che è una delle più grandi e prestigiose società di consulenza strategica a livello mondiale. E sapete una cosa? VeChain è regolamentata MiCAR, il che impone trasparenza e responsabilità sui suoi prodotti. Poi andiamo a spiegarla meglio, la MiCAR, non temete. In VeChain ci sono poi tante partnership aziendali e un ecosistema come detto molto attivo. Inoltre i VET token generano automaticamente i VTHO che servono come detto prima per pagare le gas fee e permettono di partecipare al governance system come nodi. Quindi, se detenete VET, le gas fee si ripagano automaticamente, perché il token per le gas fee, appunto, si autogenera. Qui magari andiamo ad aggiungere un po' di complessità, ma sappiate che questa cosa è positiva. E non è finita, perché la fondazione poi ha un fondo economico di riserva e ultimo, ma non ultimo, non sono 3 scappati di casa. La fondazione può contare su un team di 60 professionisti per gestirne lo sviluppo, la compliance e la sicurezza. Ok, ma quindi, cosa vuol dire essere MiCAR compliant? Non sarà che questa azienda forse è alle Cayman e non paga le tasse? O qualcosa di strano? Beh, quando un progetto o un'app legata alle criptovalute si può definire MiCAR compliant, significa che rispetta il nuovo regolamento europeo chiamato MiCAR, ovvero Markets in Crypto Assets Regulation. È una legge approvata dall'Unione Europea per dare regole chiare e uniformi al mondo delle criptovalute in tutti i 27 Paesi membri. Fino a poco tempo fa il mondo cripto era un po' come il Far West, ognuno faceva a modo suo e spesso gli utenti non erano tutelati. Con MiCAR invece le cose cambiano. Un progetto, per essere conforme, deve garantire trasparenza, sicurezza e legalità. Questo significa, ad esempio, pubblicare un white paper chiaro che spieghi bene come funziona la cripto, ottenere autorizzazioni ufficiali se si offre un servizio di wallet o di exchange e rispettare regole come l'antiriciclaggio e l'identificazione degli utenti, che è il classico KYC, come quello delle banche. Essere MiCAR compliant vuol dire quindi che il progetto segue regole europee pensate per proteggere gli utenti, evitare truffe e garantire che i soldi o i token siano gestiti in modo sicuro. È una sorta di bollino di affidabilità, almeno sul piano normativo europeo. Insomma, se vedete che un progetto cripto è conforme a MiCAR, è un buon segnale, vuol dire che opera alla luce del sole, è registrato in Europa e che almeno in teoria ti offre più garanzie rispetto a quelli che non seguono alcuna regola. Parliamo ora dei permessi che sono richiesti a Tesla per il corretto funzionamento dell'app, una questione che avete sollevato in tanti, ovviamente con buone ragioni. Se vi state chiedendo se i vostri dati sono al sicuro quando usate l'app di Earn, la risposta è sì, in buona parte, con alcune precisazioni da fare. Ho analizzato la loro informativa sulla privacy che è disponibile sul sito e vi riassumo i punti chiave in modo semplice ed efficace. Quando
ti registri o utilizzi l'app, EVearn raccoglie alcuni dati personali: l'indirizzo email, che ovviamente serve per identificarti e creare l'utente, il VIN della tua auto, cioè il numero identificativo del veicolo, che è un dato pubblico, tutti lo possiamo sapere semplicemente guardando sul parabrezza in basso a destra. Poi l'indirizzo del tuo wallet, che viene generato automaticamente dal sistema e legato al VIN della tua auto, e se colleghi la Tesla viene poi memorizzato anche un token di accesso per leggere informazioni riguardo la quantità di energia che hai ricaricato. Oltre a questi dati, il sito raccoglie anche i dati tecnici di navigazione, quindi tipo il browser, il sistema operativo e poco altro. Questi dati servono per analizzare le visite al sito internet. La buona notizia è che questi dati, che sono pochissimi e sono macro dati, non danno la possibilità di identificarvi personalmente, vengono usati per far funzionare il servizio, cioè per assegnare delle ricompense in cripto, monitorare il corretto funzionamento dell'app e prevenire eventuali abusi o frodi. Inoltre, nella privacy policy dicono chiaramente che i dati non vengono venduti a terzi. Detto questo, va segnalato che nella policy è specificato anche l'utilizzo di cookie di marketing, ovvero quei piccoli file che possono tracciare la tua navigazione per mostrarti annunci pubblicitari inerenti alle tue ricerche o per analizzare le performance delle loro campagne promozionali. Niente di assurdo, lo fanno tutti, diciamo che è una cosa standard su web. In pratica questo vuol dire che parte dei tuoi dati, quelli presi dal tuo browser e dai cookie, potrebbero essere utilizzati per fini pubblicitari, anche se in forma più classica, come ad esempio mandarti una newsletter o invitarti ad un evento, ma solo se hai dato il consenso esplicito, cosa che al momento non è fattibile perché non c'è alcuna newsletter e non puoi iscriverti, quindi non possono neanche mandarti delle mail pubblicitarie. Gli altri dati di marketing servono per farti fruire delle pubblicità direttamente sul sito o sull'app, ma come avrai notato, al momento EVearn ha deciso di non sfruttare questa opportunità e a detta loro non lo faranno mai perché non ne hanno bisogno. Infatti sul sito e sull'app non è presente alcun banner pubblicitario. Un'altra cosa da sapere è che alcuni dei tuoi dati, quelli sulle ricariche e le transazioni, vengono chiaramente registrati sulla blockchain, quindi diventano pubblici e immutabili, però non sono nominali, quindi non c'è scritto Mario Rossi ha fatto una ricarica da 10 kWh ed è stato pagato 9,45 Bether. Nulla di nuovo chiaramente per chi conosce l'ambiente cripto, ma è giusto esserne consapevoli. Al link che trovate qui potrete osservare tutte le transazioni che vengono scritte sulla blockchain. Come vedete c'è il numero del portafoglio, i kilowattora e i Bether che sono stati assegnati. Tutto questo è di pubblico dominio. Ovviamente nessuno può capire di chi sia quel wallet, a meno che non lo pubblicate voi personalmente e dite che quel wallet appunto appartiene a voi. In ogni caso l'azienda non fa uso di altre informazioni, quindi no posizione, no nome e cognome, no indirizzo, no carta di credito, niente. EVearn non fa uso e non salva informazioni personali ed in ogni caso il token di accesso che fornisce Tesla è assolutamente in sola lettura, quindi EVearn, anche se mentisse spudoratamente sulla sua regolamentazione, non potrebbe mai in alcun modo connettersi alla vostra Tesla per aprirla o spostarla e, come ho spiegato nel video originale, potete sempre togliere i permessi se non siete soddisfatti direttamente dal sito Tesla, senza neanche passare più per EVearn. Infine, l'azienda rispetta le normative europee GDPR, quindi ha il diritto di richiedere in ogni momento l'accesso, la modifica o la cancellazione dei tuoi dati, anche se non ce ne sono di dati sensibili, e puoi decidere anche di opporti all'uso per marketing, semplicemente scrivendo al loro indirizzo email indicato nella loro privacy policy. Diciamo che mi sono tolto un bel macigno dal petto spiegandovi tutta questa cosa. Però, c'è da dichiarare qualcosa all'Agenzia delle Entrate? Un'altra domanda che mi avete fatto molto spesso. Sì, tecnicamente bisognerebbe pagare un'imposta di bollo per la moneta virtuale che si detiene, ma per non complicarvi troppo la vita farò un video apposito su questo argomento, magari con qualche esperto. Vorrei coinvolgere Luca del canale The Crypto Gateway, vi farò sapere. Stiamo parlando di un massimo di decine di euro all'anno di criptovaluta da detenere, su cui per essere in regola bisognerebbe pagare un'imposta di bollo e il 26% sulle plusvalenze, cioè se oggi Bether vale 7 centesimi e tra 6 mesi ne varrà 50 centesimi, dovreste pagare il 26% di questa differenza. Questo vuol dire plusvalenza, esattamente come se detenesse un'azione sul mercato. Però se le utilizzate subito o comunque entro l'anno, non credo che ci siano ripercussioni, anche perché appunto, come detto, si parla veramente di cifre basse, molto basse, a meno che non siete un'azienda di noleggio Tesla,
che tra l'altro conosco e stanno già usando EasyEarn, che quindi fa ricariche a go-go a decine di veicoli. Comunque, anche per questo, come detto, farò un video dedicato, perché esistono sistemi semplici e automatici per aiutarvi nell'eventuale dichiarazione dei redditi. Altra domanda gettonata: ma è uno schema Ponzi? No, assolutamente no, perché qui non si investe niente, non andate ad inserire i vostri risparmi e non è richiesto e non è proprio possibile comprare Better con carta di credito o altro. Su EasyEarn tutto quello che si può fare è collegare la vostra Tesla e ricevere un rewards in Better in cambio di una ricarica. Punto, non dovete metterci un euro di tasca vostra. È proprio per questo che io ci ho messo così tanto a controllare bene tutto e poi a proporverla. Pensate che è da novembre 2024 che ci sto lavorando, quindi un po' di cose insomma mi pare di averle capite. Un'altra domanda che mi avete fatto è: mai Better posso metterli in un portafoglio e salvarli in stile Bitcoin o devo lasciarli su EasyEarn? Bene, esistono due tipi di wallet, gli hot e i cold wallet. Come hot wallet consiglio VWorld perché è quello ufficiale di VeChain, lì potete trasferire i vostri Better direttamente, swapparli e fare tante cose, ma appunto ve lo spiegherò meglio più avanti. Perché forse detenere i Better potrebbe non essere necessario, ci sono infatti metodi per utilizzarli, ad esempio andando ad acquistare alcune carte regalo o i buoni Amazon o Esselunga. Vi spiego comunque tutto in un video dedicato che esce tra qualche giorno. Ci sto mettendo un po' di tempo perché voglio confezionare un video semplice da capire in modo che tutti possano sfruttare al massimo le sue enormi potenzialità. Se invece decidete di fare hodling, che in sostanza vuol dire tenerli al sicuro e fermi per anni a venire, il consiglio è di andare su un cold wallet. I più conosciuti possono fare transazioni con la blockchain di VeChain, ma dovete prima swappare i vostri Better in VET e poi spostare i vostri VET su un vostro portafoglio, ad esempio un Ledger. Io ho un codice sconto, quindi se volete lo trovate qui, ma andrò sicuramente a fare un video dettagliato perché su questo argomento c'è bisogno di attenzione, fatemi sapere se può interessarvi. Ma quindi questa app ci paga in cripto. Io ho paura del cripto perché ho sentito che sono un mercato volatile e chi investe in cripto al 99% perde soldi. EasyEarn è quindi uno scam? È vero, il mercato delle criptovalute è molto volatile ed è complesso. Normalmente non si basa su niente. Non si basa su un'azienda, come potrebbero essere le azioni nel mercato, e quindi le fregature ci sono. Per VeChain diciamo che le cose sono pochino più sicure, perché qui c'è un ecosistema, ci sono sviluppatori indipendenti, ci sono migliaia di utenti che già la stanno utilizzando, ci sono audit fatti da terzi, l'azienda è MiCAR compliant e anche GDPR compliant. Possiamo stare quindi tranquilli? Beh, come vi ho spiegato prima, niente è certo, ma se fate come vi ho suggerito, anche nel primo video, voi fate la ricarica, accumulate un gruzzoletto e lo spendete velocemente. Non dovete investire o fare cose rischiose, perché non è richiesta nessuna spesa da parte vostra. Se andate ad utilizzare EasyEarn, ottenete dei token reward, quindi non si tratta in alcun modo di una forma di investimento. Ve lo ripeto più volte perché non vorrei essere preso come il fuffaguru del momento. Poi chiaramente se volete approcciarvi alle cripto, questo è anche un modo semplice per capirne meglio il funzionamento e oltretutto non ci dovete neanche investire dei soldi. In ogni caso ci state investendo però, ma cosa? Beh, il tempo che usate per fare il claim della ricarica, e in genere sono pochi secondi. Ce l'abbiamo fatta. Penso di avervi spiegato tutto in maniera super semplice. Se avete ancora qualche dubbio iscrivetevi al nostro canale Telegram, così da aiutarvi a capire meglio le cose se non sono stato abbastanza chiaro o se magari avete un problema con l'app. Io ho deciso anche di fare questo video perché ho ricevuto veramente tantissimi commenti e ho speso tantissime ore a rispondere a tutti sui commenti del video originale e oltretutto su Telegram mi avete scritto in tipo 500 messaggi al giorno da gestire su Telegram solo per rispondere alle domande dei tantissimi curiosi su questo argomento. Quindi mi sono detto, ok, però il video è stato visto da tipo 30.000 persone, avranno capito bene tutti? Non lo so, e quindi ho deciso di fare un video di questo genere. Comunque, la prossima settimana uscirà un video con dei consigli pratici su come utilizzare al meglio EasyEarn. Io per oggi vi saluto, vi lascio qui 2 video da guardare, supportate il nostro canale e mi raccomando iscrivetevi, lasciate un commento. Ciao ragazzi, a presto! E mentre io ho acceso anche il condizionatore perché qua fa un caldo della Madonna. Ragazzi, per fare questo video non sono stato pagato, ok?